17 anni di differenza, 2 moto 1000 di cilindrata, per la precisione 2 Yamaha, e oggi facciamo la comparativa fra la Yamaha R1 2021 e la Yamaha R1 2004. Prima comparativa sul canale. Questa idea da che cosa è nata ve lo racconto dopo, perché il tempo è tiranno. La prima a entrare in pista sarà quella nuova, quindi la Yamaha R1 2021. Cambiamoci e dopo vi spiego come mi è venuta in mente questa cosa. Sapevo che non sarebbe stato facile e come avete visto non mi funzionava il cambio elettronico né a salire né a scendere con il blipper, e ho guidato lo stesso perché la moto è stata parecchio tempo smontata e sapevo che avrebbe avuto bisogno di qualche giro di shakedown per controllare che fosse tutto ok. Eccetto questo piccolo problema di funzionamento, nei 3 giri che ho fatto mi sono già accorto che è troppo alta al posteriore, e infatti abbiamo subito ristabilito la quota standard e ora è il momento dell'R1 2004. I più affezionati del canale se la ricorderanno, questa è la mia R1 2004 che poi ho venduto gentilmente a Luca, che è un frequentatore di backpack, ha fatto un sacco di corsi, e quando poi ho restaurato questa moto, il proprietario, ovvero Riccardo, mi ha detto: però una volta che l'hai finita la devi provare prima tu, perché se si svita qualcosa almeno ci sei tu sopra. Scherzi a parte, in realtà una volta pensato questo ho detto: cavolo, potrei chiamare Luca, farmi portare la mia vecchia R1 e giriamo con tutte e due e vediamo le differenze sul campo nella stessa giornata. Tra l'altro, cosa molto bella, sono riuscito a convincere i rispettivi proprietari a equipaggiare le moto con le stesse gomme, quindi abbiamo SC1 l'anteriore, SC1 al posteriore 200/60 per entrambe le moto, e siamo partiti nuovi. In comune che cosa hanno le due moto? Sono delle moto con motori standard e che ho fatto tutte e due io. Per tutte e due abbiamo sospensioni Öhlins, davanti la 2004 all'FGK, la R1 2021 alla Nix 30, dietro tutte e due TTX, così da avere, diciamo, i parametri più bilanciati possibili. Adesso abbiamo fatto il primo turno, diciamo che oggi non è proprio la giornata per fare i tempi perché ci sono moltissimi stradali, oggi veramente tanta gente con la targa, quindi non è proprio il posto per fare i tempi, però innanzitutto mi ha fatto piacere riprovare questa moto e vedere quanto è diversa. Sicuramente partirei analizzando le moto, ma la posizione in sella la guardiamo dopo. Partiamo solo col motore, quale va di più, quale va di meno. Questa va molto meno, quindi in questi 17 anni lo sviluppo è stato esagerato. Infatti con questa in fondo al rettilineo al primo turno, frenando molto presto, di GPS della moto con l'I2M abbiamo preso 274 all'ora, che non è male. Con questa penso che, non lo so, ma vi assicuro molto meno. L'unica bega che abbiamo avuto adesso
adesso ho provato la moto dopo averla ricostruita. Che cosa è stato fatto? Perché uno dice ricostruita, era un po' trascurata, quindi è stata lavata, tutte le viti nuove, tutta rimessa in ordine, abbiamo cambiato i manubri perché il proprietario è alto 1,70 m circa, quindi aveva i manubri avanzati, diciamo la posizione non era quella ottimale. E per quanto riguarda le pedane, oggi abbiamo un problemino, nel senso che il primo turno l'ho fatto tutto a mano alla vecchia perché non ci andava il cambio elettronico e nemmeno il blipper. Quindi adesso abbiamo fatto qualche lavoretto per vedere di sistemare e adesso entro, speriamo che funzioni e vediamo. Solo che dobbiamo risolvere una cosa. Qual è l'investimento? È una cavolata, Ricky. Un accendino. Intanto Ricky è il proprietario della moto che ha affidato a me tutti i lavori, hai rischiato un sacco, però hai visto che non si è smontato niente. Sono ancora intero. Adesso abbiamo fatto un po' di setup, abbiamo abbassato un po' la moto, funziona bene, ma sai cos'era la cavolata del cambio? È che il sensore cambio funziona, ma io sono entrato e tiravo su e mi dava seconda e dicevo ma come? Poi ho guardato e Andrea ha rimontato il sensore di là, vedi? Sì. Al contrario. E Quindi nella cella adesso dobbiamo girare quella roba lì. Semplicemente quello. Funziona tutto perfettamente, la moto va da Dio. Prima vi ho parlato del motore e c'è anche una differenza, ovvero la particolarità dell'R1 2004 che aveva un motore con 5 valvole per cilindro. Infatti questa è la famosa 20 valvole, mentre questa è la classica 4 valvole. 1000 di cilindrata per tutte e due, 17 anni di differenza, lo abbiamo già detto, e vi ho già detto anche che c'è una notevole differenza. Per farvi capire, la Yamaha sul mercato non è proprio la moto più potente in assoluto, ma se volessimo paragonare la 2004 a qualcos'altro di moderno, diciamo che va come può andare una 600 Super Sport oppure una Ducati V2, perché comunque questa moto fa 155 cavalli al banco. E infatti quando uscì era la prima che veniva venduta con 180 cavalli, 170 cavalli, 170 kg. Ovviamente all'albero, perché alla ruota non può sviluppare quelle potenze. Ora parliamo di posizione. L'ottica Yamaha è sempre quella, quindi avere una moto molto guidabile. È bello poter fare un paragone perché su tutte e due le moto abbiamo selle molto basse, ovviamente sono posizionamenti fatti da me, e gli stessi manubri di calato a centro forcella. Ora, su questa moto che è un pochino più piccola, io necessiterei dei manubri leggermente avanzati per starci un pochino meglio. Però non è mia la moto, la deve usare Riccardo, quindi va bene così. La grossa differenza fra le due moto è che la moto nuova è molto stretta rispetto alla vecchia. Infatti, tutta la moto 2004 è veramente molto larga. In realtà, la seduta non eccessivamente, ma questa parte qui è molto ingombrante. Poi su tutte e due le moto avrei preferito montare delle pedane racing, quindi per tenere i piedi più stretti, perché le pedane aftermarket, ovviamente con le piastre di regolazione, portano i piedi sempre più in fuori, mentre nell'ottica racing e GP diciamo che più riesci a tenere i piedi stretti e meglio è. E vi assicuro, per chi ha una moto del genere con le pedane dritte e i piedi stretti, c'è una differenza epocale. Infatti se vedete qua dall'attacco del telaio abbiamo la piastra di regolazione, la piastra della pedana e poi il poggiapiedi. Invece una pedana racing avrebbe la piastra direttamente dritta e ci permetterebbe di tenere i piedi più in dentro. E vi assicuro che questa roba fa una differenza incredibile nella guida, cioè proprio feeling è incredibile. Anche qui sulla 2004 l'ho sempre voluto fare, poi l'ho venduta, telaio, piastra in fuori. Abbiamo parlato di motore, abbiamo parlato di posizionamento in sella, ma anche telaisticamente le moto cambiano parecchio. Infatti sulla 2004 la moto risulta, come dire, più lunga, più macchinosa, ma per assurdo, anche se non hai controlli, e di controlli poi vabbè ne parliamo dopo e solo per quella, perché questa non li ha, risulta molto stabile. Mentre la moto nuova è molto più agile, è molto più svelta a chiudere le curve e soprattutto il baricentro generale della moto è
più in alto. Infatti quella moto è posizionata tutta più in basso, anche se poi tu puoi alzare le sospensioni quanto vuoi, ma proprio è tutto più in basso, mentre qua è tutto più in alto. E infatti ovviamente è stata creata 17 anni dopo. E che cosa succede nelle competizioni moderne? Se guardate le MotoGP, le Superbike sono tutte molto alte, hanno sospensioni molto lunghe. Questo viene fatto perché è necessario trasferire il peso sia davanti che dietro per avere trazione in uscita di curva, stabilità in frenata, per 1000 motivi tecnici. E infatti giustamente anche le moto derivate di serie giovano di questa cosa andando verso l'alto. Parlando di impianto frenante, per quanto riguarda l'R1 2004, queste sono le pinze simile R6 e io avevo montato il deviatore di calato con dei tubi in treccia e avevo utilizzato, per spendere poco, una pompa che desse buon feeling, ovvero la pompa originale di serie dell'R6. Un errore che fanno molti amatori, infatti, è mettere pompe troppo grandi, tipo le 19x20, su pinze di questo tipo, che poi rendono la frenata zero modulabile, quindi la leva fa 1 millimetro di corsa o tutto o niente e non senti mai quanto freni. Quindi ragazzi, è sempre meglio che il freno sia, fra virgolette, un pochino pugnoso e modulabile, in maniera che tu possa sentire quello che fai, mentre se esageri con la pompa non funziona. Comunque, per quanto riguarda la potenza, questo è un discreto impianto frenante, ma di qua nulla a che vedere. L'unica cosa che è paragonabile di questo impianto frenante è che hanno tutti e due il deviatore di calato, i tubi, però come potete vedere qua ci sono pinze. Mi ero dimenticato delle pastiglie, che tutte e due sono equipaggiate con Z04. Davanti abbiamo la pompa Superbike Moto 2 ricavata dal pieno, e qua la potenza frenante è molta di più. A livello amatoriale questo paradossalmente è quasi troppo, perché spaventa. Io sono contento se frena di più, però prima l'ha provata Riccardo e ho detto cavolo, in effetti è molto aggressivo il freno. Per quanto riguarda il cambio non c'è storia, perché questo è molto più morbido. Sul mio ci avevo lavorato, sui leveraggi, ma comunque risulta comunque un cambio un pochino più duro. Le moto sono equipaggiate con rapporti diversi, perché ovviamente gli ingranaggi del cambio sono diversi, quindi lo sviluppo metrico cambia, ma in realtà la filosofia è la stessa, quindi stiamo utilizzando a Cremona un rapporto a 6 marce molto corto, mentre c'è anche la filosofia, e si può utilizzare, dipende da come si utilizza la moto, del 5 marce, del mettere la prima, eccetera eccetera. Questi sono dei 6 marce. Poi quello che cambia molto è anche la lunghezza degli ingranaggi del cambio. Queste moto sono state sviluppate negli anni 2000 e, come per le geometrie siamo andati sempre più verso l'alto, con le gomme siamo andati sempre più verso il grande. Infatti questa moto originariamente era equipaggiata 190/55. In questo caso sto usando il posteriore 200/60. Dovreste sapere che se hai una gomma più grande allunga il rapporto, e infatti mi trovo a usare una corona esageratamente grande per fare poi il rapporto a 6 marce. Ma anche nella filosofia costruttiva, sia per quanto riguarda questa R1 sia per quanto riguarda l'R6 che ho usato spesso, YEK ha sempre fatto, YEK che era quello che è ora GYTR, ovvero il reparto corse di Yamaha, ha sempre fatto ingranaggi del cambio diversi per il racing, per allungare soprattutto le prime marce o accorciare le ultime. Per quale motivo? Perché nelle moto derivate di serie, quindi la moto che vai e compri al concessionario, questo lo sono tutte e due, quindi moto non progettate per le corse, che cosa succede? Che per passare le omologazioni e per rendere la moto facile all'utilizzo stradale, i cambi non siano pensati proprio con un utilizzo per la pista, cioè, o meglio, è una cosa un po' un mix, e quindi poi quando la usi racing bisogna magari cambiare degli ingranaggi. Parlo di corse, non andare a fare il track days. Per andare a fare la giornata in pista va benissimo questo, però c'è questa differenza qua. Ovviamente questo era rimasto originale, non era stato toccato nulla, avevamo solo lavorato sul rapporto.
niente, no, spettacolo, cioè da vederti da dietro era bello, cioè era proprio, dicevi cazzo, ma come fa a portarla così? Ma poi, cioè, più che altro la staccavi proprio profondo. Poi per girarla o ti attacchi alle madonne oppure ti fermi tanto e la giri, perché sennò non gira, però bello, cioè dicevo è una guida con quella motoliera, era strano, no? Perché poi potenza ne aveva. La staccata, cioè, mi ha impressionato, perché cazzo, veramente facevo fatica a passare, Vabbè, io avevo un R6, però sai, la velocità alla fine c'è, anche la percorrenza in curva. Infatti ho detto, ma dove cazzo posso passare lì? Bello, però bello, mi sono divertito. No, comunque è vero, perché ce li hai davanti, no? Lontano, e poi a un certo punto loro frenano anche tardi, però non sai quanto tengono il freno. In realtà secondo me è proprio la percezione, cioè noi abbiamo, a parte, cioè, l'amatore pensa che il pilota freni tardissimo, in realtà è che proprio, cioè non è il forte piano, è che noi freniamo molto profondo, cioè freniamo poi anche dentro, invece l'amatore cosa fa? Magari frena fortissimo, ma frena prima della curva, no? Poi vede la curva, molla il freno e va dentro. Bravo. E quindi anche... e non c'è la percezione lontano, no? Quando sei lontano in rettilineo dici ok, è là, nel calcolo vedi della dove distanza. frena, vedi, tanto frena, sono sicuro che frena presto. No, frenano tardi, però poi rimangono fermi lì in rettilineo, no? E quando devi entrare in curva non sai mai se buttarti oppure aspettare che si mettano loro. Io le moto non sono mie, aspetta. No, ma anche io sono nella tua C'è stessa la moto di Pio situazione. Valentini. Sì. Questa è la dimostrazione che anche con una moto di 20 anni fa ci si può divertire. In realtà oggi io mi sento meglio con quella, ma perché semplicemente ho fatto la moto per Ricky e quella era fatta per me. Quindi se facessi l'R1 per me sicuramente starei meglio, però c'è una grande differenza, cioè non avere i controlli. Poi quello che cambia proprio a livello di funzionamento è la moto molto più rigida, anche se io a sospensioni vado, cioè proprio non sono uno che ama troppo duro, e la moto è molto rigida, molto rigido il telaio. Eccolo qua, il proprietario della moto. Luca, tu sei stato un backpacker, sei venuto un po' di volte a imparare. In realtà lui, da giovane, possiamo dire giovane, ha fatto anche l'R6K, era uno che il gas glielo dava. Poi aveva una moto un po', era il periodo che io stavo vendendo questa, mi fa dai, ti prendo questa. E cosa mi hai detto quando hai provato la moto la prima volta? Cazzo, che moto, come funziona? La frase era: non ho mai guidato una moto più a posto di questa. Eppure comunque è una roba, Sì, è una roba però la vecchia. moto era veramente a posto. Ci salivi sopra e ti sentivi in ordine, funzionava tutto. Il messaggio è: anche con una moto vecchia ci si può divertire, sicuramente c'è tanta differenza a confronto della moto nuova. E ora speriamo che, visto che l'ha lasciata sotto un telo, quindi voi vedete il video, no? E pensate che cavolo, c'è Andrea che fa il meccanico, Angelo che fa il videomaker, Edo va in moto, cioè Luca ha tenuto la moto un anno sotto un telo in una segheria, è arrivata piena di polvere, ha fatto lo spurgo di freni, il rapporto, la catena, metti a posto questa, insomma non è stato facile fare sto video, un casino. Bene, adesso che era il momento di entrare con l'R1 e provare con meno traffico a cercare di tirare, fare un tempo, quando giro io c'è sempre la pioggia, incredibile, veramente incredibile. Però una cosa bellissima, adesso aspetta che cambierà la luce all'interno del box. Era 3 anni che non guidavo la mia R1 e la differenza fra le moto sicuramente è tantissima, ma c'è anche molta differenza in come le moto vengono fatte, perché questa l'ho fatta io, non che io sia più bravo degli altri, però so che cosa ho fatto ed è molto a posto. Quell'altra è sicuramente una moto molto più veloce, con la quale bisognerebbe girare in, diciamo, regime di allenamento con le gomme, con la 1, così bisognerebbe fare tipo 35, abbiamo fatto tipo 39, quindi siamo un po' lontani, poi c'è traffico, non è la giornata, eccetera eccetera eccetera. Però la cosa che fa ridere è che io ho fatto 39,4 con la mia R1 qua oggi nel circuito nuovo. E a proposito del circuito nuovo, l'ultima parte all'inizio ho detto che brutta, non mi è piaciuta. Poi in realtà è molto più veloce, questo vabbè, ok, è molto banale da dire, però la curva dopo il rettilineo è più aperta e vai dentro molto più veloce e non bisogna ritardare, bisogna andare proprio dentro molto veloce, e l'unica in cui ci si ferma un po' è l'ultima, che però avendo il banking
ti tiene un po' più dentro e hai un po' meno paura, sai, nella vecchia pista con l'anteriore. È molto bella, bravi Cremona. Quindi Apocalypse Now è arrivato anche oggi, perché tutte le volte che giro io ci deve essere vento, pioggia, e guardate il set che abbiamo allestito, perché al posto che fare la classica foto con le due moto al tramonto in pit lane, ovviamente c'era 500 nodi di vento e abbiamo allestito il set con le luci qui. Spero che sia venuta una cosa carina. Tra l'altro adesso, giusto per farvi vedere la situazione, no? Reale, no? Apriamo Claire. Adesso si è un po' calmato il vento, ma diluvia. E traendo le conclusioni di questa giornata, è meglio avere una moto vecchia o una moto nuova? Dipende sempre dal budget, anche perché se guardiamo i tempi, è vero che io con questa moto non ci ho mai girato, non è mia, la condizione è nessuna delle due moto è mia, non posso buttarle per terra, quindi i rispettivi proprietari devono tornare a casa con la moto integra, quindi non è una cosa per fare i tempi. Però a fine giornata con questa ho fatto 39,4, ho fatto anche più giri, con questo ho girato più piano. È vero che non è a posto, però una moto vecchia sistemata bene può dare ancora grandi soddisfazioni, anche perché con questa R1 è un qualcosa che in regime di allenamento bisognerebbe girare 35, 36 agilmente. Oggi nel traffico abbiamo fatto 39 anche con quella, quindi alla fine abbiamo concluso così, a parità. Ovviamente è innegabile che il 1000 moderno ha molto più potenziale, però una cosa che mi sento di dire è che non è vero che queste moto non sono sicure. Unica cosa è che, come tutte le cose nella vita, ci devono sempre mettere mano gli esperti. In questo caso per la R1 2004 me ne prendo io la responsabilità, l'ho fatta io e sono mega contento di come va. E oggi, riprovandola e dandogli un gas incredibile dentro con quello che avevo, senza esagerare, mi piangeva un po' il cuore averla venduta, perché veramente è una moto incredibile. Il paragone adesso ce l'avete, state sempre attenti nella scelta, non fatevi fregare se comprate delle moto usate e affidatevi solo a professionisti quando le fate preparare. Noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!